la canonizzazione del nostro fondatore, Sant'Eugenio de Mazenot, 3 dicembre 1995, era una grande festa qui a Roma, degli oblati, degli laici associati, di tanti amici degli oblati. This splendid procession, moving into St. Peter's Basilica of Rome, comes together to celebrate a canonization, a solemn act by which the Church declares that one of our human family is a saint, one eternally united with God. The event that took place 25 years ago is the result of the hard work of almost 70 years of work on the process of canonization of Eugene de Mazenot. At least 6 postulator generals work on the process: Fathers Thierry, Cianculi, Morabito, Mitri, and Fitzpatrick. From 1926, when the process of beatification was opened, till 1995, when San Eugene de Mazenot was canonized. True. Oggi la Chiesa rende grazie a Dio per Sant'Eugenio de Mazenot. Today, the Church gives thanks to God for Saint Eugene de Mazenot, an apostle of his times, who put on the Lord Jesus Christ and spent his life in service to the gospel of God. Presente la persona che è stata guarita per intercessione di Sant'Eugenio, padre di famiglia messicano della città di Messico, che lui che portava i doni durante l'offertorio. He has liver cancer and he has 2 months to live. There's nothing we can do. Según los médicos, pues me dieron, digamos. According to the doctors, I had little more than a month to live. He was a person who got sick in 1987, and finally the Congregation of the Causes of Saints approved the miracle in 1993. E vedere i tanti laici associati che si riconoscevano nel carisma oblato vuol dire che per loro Sant'Eugenio era anche come un padre. Durante la canonizzazione, in quei giorni, non è che si è parlato molto di lui. Certo si è parlato di Sant'Eugenio, ci mancherebbe altro, ma la cosa che più è venuta in evidenza con tutti questi laici, con tutti questi oblati, è il frutto della sua vita. Più che guardare a lui, si è visto all'opera che è nata da lui. E questo mi è sembrato una cosa bellissima, perché appunto l'albero buono si riconosce dai frutti buoni. Quello che io ho vissuto in persona era la presenza dei vescovi, più di 30 vescovi oblati da tutto il mondo sono venuti a quell'occasione e molti di loro la prima volta che si incontravano, partecipavano alla liturgia di canonizzazione con una commozione, si vedeva che erano veramente commossi questi vescovi missionari. E poi la casa generalizia la sera si è riempita di ospiti. Quello che anche era molto commovente di vedere le famiglie, i rappresentanti delle famiglie de Mazenot e della Boisgelin, vuol dire della sorella del nostro fondatore, erano presenti, erano circa 400 persone sono venute dalla Francia. E tutti dicevano 400 discendenti. Io dicevo no, la sua discendenza è molto più numerosa, sono migliaia e migliaia. La sua vera famiglia non è quella del sangue, della carne e del sangue. Davvero è vero quello che dice la scrittura, i figli della sterile sono più numerosi della donna maritata. What I was also personally involved in was a group of young people who were coming from South Africa, those who were going to participate in the concert on the 2nd of December, before the canonization. It was with singing, with dancing, with celebrations in a way that young people who came from different parts of the world came together to participate, to welcome different regions and to introduce the oblate wax in a very special way. The turmoil of revolutionary France set the stage for St. Eugene's life.
His urgency and vision were captured in drama and dance at the youth festival in the Papal Audience Hall the evening before the Mass of Canonization. I still remember the noise that filled the hall of Paul VI when they were all running away, French Revolution, 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 go, 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 go. Things like that really made us realize that already by then the founder had touched different people from all over the world, but especially young people that he was so fond of. Just to have an idea about the huge work the postulation did for just the ceremony of canonization. They created different teams. A team for the technical aspects of animation, for media, for arts. And they created also a central committee that coordinated the work of the others. So we can see that just for one ceremony, for one day, let us say, they did a huge work. Alcuni scolastici erano impegnati nei servizi, nei comitati di accoglienza dei pellegrini, a preparare con la busta la borsa del pellegrino con tutti gli oggetti, i ricordi. We were involved as scholastics at that time, and one of the things that we were involved in was hospitality. We used to go to the airport to go and accompany pilgrims, those who were coming. E poi impegnati anche nel servizio liturgico sia a San Pietro con il Papa il giorno della canonizzazione. Mi ha scelto per essere chierichetto durante la messa e ero il responsabile del microfono durante la grande parte della cerimonia e questa è una gioia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quando sono uscito uno mi ha detto: ma chi è questo, il vostro? Ero fiero di dire sì, è il nostro fondatore. Sono andato a vedere il mio diario che ho scritto al termine della canonizzazione. Il giorno 5 dicembre, quando tutto era terminato, ho scritto nel diario: mi ha colpito innanzitutto l'internazionalità. Vedendo tutta quella gente, tutte quelle folle, di tanti colori, di tanti modi di vestire, di parlare, di tante provenienze, erano unificate da un'unica cosa. Lì si capiva bene che non era soltanto il fondatore degli Oblati, ma era un uomo di tutta la Chiesa, appartiene a tutta la Chiesa. Fu un uomo dell'Avvento. Blessed Eugene de Mazenod, whom the Church today proclaims a saint, was a man of Advent, a man of the coming. It's a moment of grace, it's a moment of great renewal in my life. It was one of those moments that I will forever cherish in my life. È stata una grande grazia. Per prepararmi alla canonizzazione, la cosa più bella che ho potuto fare è scrivere la biografia di Sant'Eugenio, che non è tanto una biografia, ma è piuttosto ripercorrere il filo d'oro della sua vita per cogliere come Dio lo ha lavorato e quali sono i punti della sua spiritualità. Ma soprattutto è stata una grazia comunitaria che ha coinvolto tantissime persone, soprattutto i giovani studenti, i giovani scolastici. E penso che sia stato uno degli elementi che sono rimasti nel cuore di questi ragazzi, questi giovani oblati, è stato un amore grande per la Chiesa, perché la canonizzazione è stata un evento veramente ecclesiale. La cosa che mi ha colpito e rimane fino adesso è questa gioia di avere il fondatore santo. And at the end of it all, it was a feeling of great satisfaction, of great happiness to see oblates from all over the world and many of them walking around the city of Rome in their habit. Questa congregazione fondata
da Santo Eugenio di Mazenot, che Dio ha scelto come nostro Padre già in cielo adesso, che intercede per noi. According to the missionary program of Eugene de Mazenot, we must lead people, first of all, to act like human beings, and then like Christians, and finally, we must help them to become saints. We will be successful in that mission only to the extent that we succeed in becoming saints ourselves.